Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale e buon martedì. Prima di iniziare questo nuovo contenuto con le ultime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato e il totale gradimento di Mario Chila verso la piazza partenopea. Riscattiamo Alisson Santos ed Eraura, arriva anche Liruigo. Questa situazione vice di Lorenzo, non decolla la pista Calaili, il Napoli potrebbe virare su Dodò e Allegri che minaccia il Milan di stare un anno fermo perché vuole ciò che chiede. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, se vi va iscrivetevi al canale attivando la campanellina e se vi piace il video un bel like, fa piacere al sottoscritto e diamo come sempre una mano all'algoritmo. Partiamo ovviamente dal riscatto di Alisson Santos e poi ci concentriamo su eventuali nomi e situazioni di mercato accostate al Napoli. Calciomercato Napoli, riscattato oggi Alisson Santos, finora in prestito oneroso allo Sporting, l'attaccante brasiliano è stato ufficialmente acquistato dalla SSC Napoli nella giornata odierna, notizia ovviamente di ieri, come rivela Fabrizio Romano. Il Napoli ha attivato oggi la clausola di opzione di acquisto da 16 milioni per Alisson Santos, tutto fatto e sigillato, nessun dubbio, ma ora completato al 100% poiché lo Sporting è stato informato oggi per quanto riguarda il riscatto del calciatore e noi siamo tutti contenti. Era una notizia che aspettavamo da un po' di giorni. Il Napoli riparte da un acquisto fatto a gennaio azzeccato per quanto riguarda ovviamente la fascia sinistra. Sono contentissimo per il brasiliano, contentissimo ovviamente per noi perché mettiamo sulla sinistra un calciatore che di estro, tecnica e qualità ne ha per quanto mi riguarda da vendere. Poi diciamo che il prossimo campionato dovrebbe essere quello della conferma e magari la consacrazione con più continuità, più partite da giocare e quindi potrebbe farci divertire ancora di più di quel che ha fatto già per quanto mi riguarda quest'anno, perché quando Alisson ha preso il pallone quest'anno ogni qualvolta è stato chiamato in causa comunque ha fatto la differenza o ha cercato di farla e fino a fine campionato poco l'hanno preso gli avversari, comunque è riuscito a fare ciò che aveva in mente ogni qualvolta toccava il pallone e quindi diciamo che abbiamo fatto secondo me un grandissimo acquisto tra gennaio e il riscatto ovviamente avvenuto. Il mercato per quanto riguarda il Napoli presenta una situazione allettante per quanto riguarda la difesa perché il Napoli ha il gradimento totale di Mario Chila. Andiamo a vedere le cifre richieste e a quanto si potrebbe spingere il Napoli per quanto riguarda il difensore della Lazio. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi e anche nelle scorse settimane. Adesso possiamo dire che il Napoli nei dialoghi è davanti agli altri per un motivo molto semplice: se vuole prendere un difensore non è detto che restino tutti quelli che il Napoli ha. Chila era già stato chiesto da Allegri per il Milan con Tare quando Tare aveva ancora l'incarico e dopodiché le cose sono scivolate verso un'altra direzione. Aveva fatto un tentativo anche l'Atletico Madrid, ma il Napoli vuole fare di tutto per arrivare a Mario Chila. Il Napoli ha il gradimento totale del calciatore in attesa dell'esame Lotito. La Lazio chiede 30 milioni, ma il Napoli potrebbe offrire tra i 20 e i 22, la Lazio potrebbe accontentarsi con qualche bonus ovviamente da mettere nel contratto, perché non dimentichiamo che la Lazio comunque potrebbe perderlo a zero, quindi si parte da 30, poi si arriva a un 22 più 3, 25 milioni cercando di chiudere l'operazione, magari dico io, perché il Napoli andrebbe ad incrementare il livello dal punto di vista tecnico per quanto riguarda la linea di difesa. L'Atletico Madrid, l'ultimo club, su Chila ovviamente il Napoli sta insistendo e quindi potrebbe essere lui il possibile papabile ulteriore per quanto riguarda la difesa e lo colleghiamo anche a questa situazione di Lorenzo, perché poi dal punto di vista tattico andrebbe conosciuta l'idea di Allegri. Se Di Lorenzo viene schierato come centrale di difesa di destra in una difesa a 3, braccetto tra virgolette, o a centrocampo più avanzato per poi fare il quinto in fase difensiva e quant'altro, quindi il Napoli che potrebbe prendere un altro centrale e il vice di Lorenzo, così da star coperto in eventuali situazioni nel caso poi vuoi schierare il nostro capitano più avanzato, hai un centrale in più, e nel caso invece serve il sostituto di Di Lorenzo il Napoli potrebbe andare su Dodò della Fiorentina. Ma cosa ci arriva? Perché ovviamente abbiamo parlato di Calaili in questi giorni, ma la trattativa
con l'Union Saint-Gilloise non decolla. Il Napoli continua a valutare le possibili soluzioni per rinforzare la fascia destra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, eccetera, eccetera, il profilo che convince maggiormente il club azzurro è quello di Anan Kalaili. L'abbiamo già analizzato come calciatore, per me forte, con tantissimi margini da poter migliorare, ecco, tantissimi lati da poter limare un tantino, anche perché l'età è tutta dalla sua, e potrebbe essere un calciatore che dal punto di vista tecnico fa comodo e non poco a Massimiliano Allegri per quanto riguarda l'idea di gioco. Però è una trattativa che non decolla e il Napoli sta cercando ovviamente alternative più che valide per quanto riguarda sostituire Di Lorenzo. Al momento la trattativa è frenata dalla valutazione del cartellino, ovviamente parlando di Kalaili, giudicato troppo elevato. Il prezzo richiesto si aggira intorno ai 25 milioni di euro. Qualora non si trovasse un accordo economico con l'Union Saint-Gilloise per Kalaili, il Napoli potrebbe virare su Dodò. L'esterno brasiliano rappresenta un'alternativa più accessibile, con una valutazione stimata intorno ai 15 milioni di euro. Il calciatore della Fiorentina, aggiunge Pedullà, sarebbe stato proposto anche alla Roma, che condivide la stessa agenzia e cura gli interessi di David Neres. Un dettaglio che potrebbe facilitare eventuali contatti con il club partenopeo. Nel calcio conta tanto l'entourage, contano tanto ovviamente, ahimè, e sottolineo ahimè, i procuratori, quindi avendo già un calciatore in rosa con lo stesso entourage potrebbe anche decollare questa situazione Dodò, accantonando completamente Anan Kalaili e portando poi l'esterno difensivo, in questo caso della Fiorentina, a Napoli. Magari Dodò fatto finito come calciatore mi piace e non poco, e poi diciamo che non devi nemmeno adattarlo al campionato, perché ne ha già giocate di partite in Serie A e ha fatto anche la differenza su quella fascia, perché dal punto di vista della lettura in fase difensiva, ma comunque accompagnando una fase offensiva tecnicamente molto ma molto valido, sarebbe veramente un grande colpo per quanto mi riguarda. Poi seguiremo in questi giorni, voi se vi iscrivete e attivate la campanellina vedrete che comunque seguiamo il calciomercato e con tutte le notizie e le novità che arriveranno le condividiamo insieme. Ultima e non ultima, perché questa situazione è un tantino in bilico e sta mettendo forse in apprensione il Napoli società, più che qualche tifoso come me che aspettano comunque di vedere chi sarà il nuovo allenatore in panchina. Allegri minaccia il Milan. Allegri-Milan, scontro sulla buonuscita. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, Allegri chiede 5 milioni lordi complessivi per sé e il suo staff, 2 milioni netti per l'allenatore e 3 restanti per i collaboratori. Una richiesta che il Milan considera eccessiva rispetto alle cifre che il club rossonero sarebbe disposto a riconoscere. La situazione appare molto delicata. Allegri minaccia di restare fermo per un anno. In alternativa, il tecnico livornese ha fatto capire di essere pronto a restare fermo un anno, soluzione che costringerebbe il Milan a pagare l'intero importo previsto dal contratto, ovvero 13 milioni e 600 mila euro lordi, di cui 10,6 per Allegri e il resto per il gruppo di lavoro. Una prospettiva che peserebbe notevolmente sulle casse rossonere, soprattutto nell'anno del grande rinnovamento della squadra. È una situazione paradossale, perché noi siamo rimasti ad un Napoli con De Laurentiis e Stizzito, che ci hanno ovviamente mandato tantissime notizie. Il presidente Stizzito, italiano, ha chiesto 72 ore e quant'altro. Il Napoli vira su Allegri quando poi abbiamo saputo che era italiano la seconda scelta, ma Allegri già c'era un accordo un tantino prima, magari ricostruendo il Napoli ha chiamato Allegri, ed è stata la prima mossa che ha fatto un mese fa o più di un mese fa, quando ovviamente si sono sentiti De Laurentiis e Conte ha deciso di non continuare. Però mi aspettavo che poi si chiudesse l'operazione, e invece il Milan e Allegri non trovano assolutamente la quadra, anche perché l'allenatore chiede, anche per quanto mi riguarda, è assolutamente troppo. Poi può darsi che, o meglio, credo che siano situazioni che devi comunque affrontare tu, Milan, per poter far uscire
il tuo allenatore, diciamo, e stracciare, tra virgolette, i contratti che potevano essere anche per l'anno prossimo, però credo che sia più spingere sull'acceleratore per concluderla, hai capito la situazione, quindi diciamo facendo leva su mi incazzo, mi metto di traverso io allenatore, quindi tu capisci al limite, vieni alle mie condizioni, però è una situazione che potrebbe anche portarsi avanti nel tempo in caso che il Milan vuole tranquillamente mettersi di traverso e prolungare, diciamo, questa situazione senza dare il via libera ad Allegri, diciamo, nel breve termine. Leggiamo di un Napoli e di De Laurentiis che dovrebbe andare in America a breve e quindi restare lì anche, diciamo, un bel po' di settimane, quindi si aspetta di chiudere l'operazione per poi firme sul contratto, l'annuncio ufficiale e il presidente potrebbe andare in America per i suoi affari in maniera molto tranquilla, e invece è tutto ancora in bilico. Con questo non sto qui a dirvi no, il Napoli cambierà l'allenatore, Allegri non firmerà. Io credo che comunque la firma arrivi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, mettiamola come vogliamo, però diciamo che questo rallentamento probabilmente non l'aveva messo in conto né il Napoli e né tantomeno Allegri, così come magari il Milan non è che si aspettava del tutto che poi si lasciava a fine stagione, doveva trovarsi un allenatore, non finiva in Champions League, sono comunque situazioni che sia il Napoli e sia comunque il Milan non si aspettavano. Da una parte una Champions non conquistata, dall'altra un movimento immediato per quanto riguarda l'allenatore e il futuro della panchina che però ancora non abbiamo quagliato. Detto ciò, fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se vi va, come ho detto all'inizio del video, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, così dal punto di vista del calciomercato torniamo con novità, notizie e ultime per quanto riguarda il nostro Napoli e non vi perdete alcun contenuto. Forza Napoli sempre, ciao!